grande protagonista alle nostre spalle, è suo malgrado l'artefice di questo evento e di questa grande sofferenza. Completamente transennato, non si va. Sono passati 10 anni e la situazione è ancora questa. Ma ora 300 metri sulla destra per salire di fianco al vettore. Un itinerario che se venite nelle Marche dovete assolutamente ripercorrere. Lasciamo per un momento le nostre Marche per entrare in Umbria. Benvenuti! Oggi il buongiorno con questa vista. Questa è la struttura vista da fuori con il ristorante in fondo. Questa è stata la nostra cameretta, i muscari. Ma la vera chicca è quello che finisce tra i denti. Sei un maiale. Sia per la cena che per la colazione. Ragazzi, non potete immaginare, dopo la stagione sudamericana, quello che abbiamo goduto provare, perché Qua la situazione è preoccupante perché noi dobbiamo tornare dalla Tenerona e la stagione quarta sudamericana la vedo molto ma molto difficile. Nel video scorso avevate visto la moto incatenata con un'altra GS. Questa notte è stata in compagnia e al sicuro. No, volevo aggiungere una postilla in quello che abbiamo detto prima, stringendo. È tutto fatto in casa, ragazzi, dalle marmellate alla ricotta che abbiamo mangiato stamattina, al prosciuttino, poi c'era lo yogurt fatto in casa, c'era una frittatina con una spruzzatina di menta e foglioli. No. Dai, poi la gente gli cresce la glicemia. Mamma. Questo è il parcheggio con un cancello che alla notte rimane aperto, ma ci hanno garantito che la sicurezza è massima. Quindi ripartiamo per la seconda tappa, quasi tutta marchigiana. Questo passaggio in Umbria è stata una piccola eccezione per incontrare anche Norcia e le sue difficoltà a risorgere. Non ve lo abbiamo specificato, ma l'obiettivo è quello di condividere degli itinerari regione per regione. Si rientra nelle Marche, tenetevi pronti. Lasciamo il casale nel parco, Norcia alle spalle, diretti verso Preci. È sempre lo stesso comune denominatore, strade secondarie barra terziarie. Ciao ragazzi! Bellissimi incontri in questo contesto, con questo sfondo. In queste zone in cui siamo un po' di casa e che in parte ci assomigliano perché Marche e Umbria sono abbastanza sorelle, ciò che incontriamo dai cani sciolti, pastori maremmani, ci porta un po' in Sud America e questo sapore molto genuino ci piace. Siamo in direzione della grande via del parco dei Sibillini, lasciandoci sulla destra la grande vallata di Norcia. Anche per questa parte traffico zero, ma soprattutto guardate sempre il navigatore che serpentina. Cosa interessante che non ho fatto vedere in un video pippone, ho installato il vetro antiriflesso sul CarPlay e in queste situazioni con il cambio di luce, ma soprattutto con il sole a picco, devo ammettere che funziona molto ma molto bene, quindi acquisto straconsigliato. C'è solo da capire come si comporterà con la pioggia, ma soprattutto con il lavaggio sicuramente, ma questo vale per tantissime cose elettroniche, da fare attenzione con la pressione, perché si potrebbe infilare qualcosa tra la protezione e lo schermo. Ma ora basta pippone, godiamoci la strada con le sospensioni impostate su Dynamic ed Auto, Riding Mode Road, combinazione che per il turismo e per strade asfaltate trovo, per il mio punto di vista ovviamente, azzeccata. I paesini che contraddistinguono l'Italia. Recensione importantissima sul manto stradale, parlando della strada provinciale 476, voto quasi 8, ed 8 per i miei standard sono tanta roba. Spettacolo, non passa nessuno. Siamo appena entrati nel comune di Preci, sempre all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che come potete constatare le Marche dividono con l'Umbria. Entità istituita nel 1993, laghi, borghi, in questo momento da sistemare perché il terremoto è stato devastante. Ma dalle macerie si rinasce e tutta la popolazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e di tutti i comuni del cratere ce lo stanno dimostrando. Sono anni che non passo più da queste parti. Pendenze pazzesche. In ricostruzione anche Saccovescio. Ieri a Montegallo, ultimo comune poco prima di lasciare le Marche, abbiamo respirato un po' di malcontento. Sono tempi difficili da tanto tempo. Los perros.
Che ha detto? La vita semplice è quella che più ci piace. Quello che invece a me piace tantissimo è la moto, perché ti dà la possibilità di fare quello che avete appena visto, ovvero infilarti ovunque, anche dove gli spazi sono angusti. Ovviamente da fare attenzione quando si guida una moto carica in 2 persone. Quindi tornati sulla Valnerina, strada straconosciuta da tutti i motociclisti del centro Italia per le curve ampie, veloci ed un asfalto discreto, ma attenzione agli autovelox. Indicazione fondamentale. Arrivati nel viale principale di Visso, ora abbiamo 2 opzioni. Visso da sempre è considerata la sede amministrativa del Parco dei Monti Sibillini, la vediamo in ripresa rispetto a tanti altri anni, era davvero un gioiello. Anche in questo caso prendiamo la seconda opzione, quella con le strade terziarie per andare verso nord delle Marche, quindi direzione Ussita. Strada piacevole, curve larghe, poco traffico, asfalto discreto. Non vi abbiamo informati che da Visso siamo rientrati nelle Marche. Se guardate la cartina dall'itinerario di ieri, abbiamo effettivamente circumnavigato il vettore. Non siamo gli unici che cercano la tranquillità senza traffico, per poi sbucare in questa sorta di altopiano dove le montagne, come potete vedere, iniziano ad essere meno tormentate, anche perché proprio in questa direzione c'è il mare. Nonostante siamo su un altopiano preda del vento, sono in questo momento 24 gradi, si sta da Dio. Siamo al santuario di Macereto, una struttura ottagonale, ora in ristrutturazione, considerato un capolavoro dell'architettura rinascimentale di tutte le Marche. Arrivati anche alla metropoli di Cupi, che ci fa dire: ma dove vi portiamo? Però presente anche il Museo della Pastorizia, d'altronde ci aveva accolto un gregge di pecore e diversamente non poteva essere. Quando si tratta di magnà qua non si scherza, ragazzi. No, sappiate che nelle Marche per magnà e bè non si dosce. Macchina numero 1 della Fiat, Panda vecchio tipo 4x4. Guardate che visibilità e che vallata! Anche qua avremmo la doppia opzione, ma facciamo quella sterrata. E come te sbagli? Sperando che sia messa abbastanza bene. Ogni tanto c'è qualche pietra un po' più grande, tipo qua. Il tratto è breve. Qua è complicatina, sono strade spesso non transitate né d'estate né d'inverno, d'inverno a maggior ragione, perché non dimentichiamoci che qua ce n'egni, Queste sono le classiche strade da pandino 4x4, che forse sono gli unici a transitarci, magari con dentro qualche perro ignorante, pastore maremmano. No, qua sono perri da caccia. Non abbiamo le gomme della Tenerona, quindi non possiamo fare un confronto tra Sorellona e Tenerona. Qua si è arrivati, come sempre dalla camera non lo vedete, ma vi dico che è molto ripido. Passiamo di qua dove è un po' più pulito. Mamma mia, Facciamo una prima. Siamo arrivati. nei paesini così stretti con i vicoli, adesso a maggior ragione. Non si passa con la macchina qua. Grazie. Tutto in ristrutturazione, loro giustamente lasciano le auto perché non passa nessuno, solo noi a rompere le scatole. Ti dà solo l'impressione quasi di invadere la privacy di qualcuno, perché sei all'interno delle loro case. Grazie. Mamma mia, però. Siamo usciti a Pieve Bovigliana.
qua in fondo ci dovrebbe essere una fontana, dovrebbe essere nella frazione di Bistocco. Vediamo se è cambiato qualcosa. Eccola qua, lasciamo anche la moto all'ombra. In questo pseudo trip dove cerchiamo in qualche maniera di farvi conoscere le bellezze del territorio, anche le fontane per farvi risparmiare. Adesso l'assaggiamo. Qua venivo in bici, vi posso garantire che l'acqua ha un sapore buonissimo. Temperatura? Ottima, confermo. E adesso buone curve a tutti. Qualche tornantone. A 500 metri sul livello del mare, con meno di 1000 abitanti, sorge Serra Petrona. Dal longobardo Serra, abitato fortificato all'inizio della valle Petrona di pietra. Rinomato per la produzione del Serra Petrona DOC e della vernaccia di Serra Petrona di origine controllata e garantita, rientra nell'Associazione Nazionale Italiana Città del Vino. Spumante rosso naturale proveniente da uve omonime coltivate sin dal Medioevo, derivato da una vendemmia in cui le uve vengono messe ad essiccare su graticci prima di essere spremute, la vernaccia, di produzione molto limitata, è un'eccellenza. Ad agosto, durante la sagra della vernaccia, si possono degustare piatti preparati col vino rosso di Serra Petrona, mentre all'evento Appassimenti Aperti, dal 9 al 16 novembre 2025, si ha la possibilità unica di visitare i luoghi dove l'uva viene lasciata appassire dopo la vendemmia, all'insegna di vecchie usanze e tradizioni. Questa moto con il boxer, il peso in basso, telelever, paralever, ha un trasferimento di carichi che mi piace molto, anche se, parere personale, le sospensioni sarebbero da cambiare perché quelle originali, come in tutte le moto, non sono assolutamente il massimo. Anche San Severino, come potete vedere, è stata duramente colpita dal terremoto, ma siete pronti a vedere una delle piazze più belle? Guardate, guardate! Adesso troviamo un bar, qua ce ne sono tantissimi, non vogliamo far pubblicità ad uno piuttosto che l'altro, ci fermiamo al volo solo perché c'è l'ombra, non perché lo preferiamo. E da una delle piazze più belle, considerando l'orario, cioè le 2 di pomeriggio, l'immancabile tramezzino, rucola, pomodorini, bresaola e maionese. Ti stai facendo preoccupare. Tutta scena. Lo accompagniamo ad un analcolico secco che ci ha preparato il barista. Andiamo a fermare lo stomaco per un po' e poi si riparte. Non prima però di avervi mostrato la bellezza di San Severino. San Severino, nota per il suo centro storico tra i più interessanti delle Marche, è oggi un importante centro storico e artistico. Ospitava un tempio dedicato a Feronia, divinità dell'affrancamento degli schiavi, a cui oggi è intitolato il Teatro della Città, con la sua preziosa sala ottocentesca ideata da Ireneo Aleandri, l'architetto settempedano dello Sferisterio di Macerata. Domina dall'alto la torre civica con funzione di avvistamento e difesa. In occasione dei festeggiamenti del patrono San Severino, l'8 giugno, viene inaugurato l'inizio del Palio dai Castelli, dove i rioni della città partecipano alla spettacolare competizione in costume, rievocando così l'epoca della dominazione degli Smeducci. Ibiato caffè. Ora possiamo dirlo tranquillamente, benvenuti a San Severino. Oh yes. È boxer che fa così la macchina? No, no, questo è bialbero in linea. In linea? Il boxer era l'Alfa Sud, la 33, no? No, perché fa... Sì, anche la boxer, sì, perché è bilanciata così. Bilanciata così. Ma benzina, senti che puzza!
Lasciamo la splendida piazza di San Severino, l'antica romana Settempeda, che oggi dà il nome agli abitanti di San Severino, che infatti si chiamano settempedani. Noi abbiamo in casa un settempedano doc di 1 anno e 3 mesi. Ciao Ricky, un abbraccio. E abbiamo un debole anche per questa città. Mia sorella è adottiva di questa cittadina. La sua importanza si deve alla signoria degli Smeducci, la famiglia nobile della città. Ora pubblicità gratuita: se dovete farvi i capelli, farlo a tutte le donne, qua avete la migliore parrucchieria della zona. È il negozietto di mia sorella. Negozietto un corno. Parrucchieria non sarà gratuita. Ciao Lu, ciao Giorgio. In questo momento tra l'altro sono in Sardegna. Si sono indignati perché noi passavamo proprio a San Severino in loro assenza. Quindi per saldare la fattura provvederete quando tornerete dalla Sardegna. Tra i mesi di luglio e agosto si svolge il San Severino Blues, dove nomi tra i più rinomati al mondo del blues vengono a suonare su queste terre, perché poi è un festival che si svolge sia a San Severino ma anche nei borghi limitrofi, vista su tutte le colline su cui si sdraia, per così dire, il comune di San Severino con le sue 39 frazioni. E questa è la strada tortuosa dell'altro accesso. Sembra che siamo immersi tra le montagne, ma ci sono 30 gradi. Mamma mia. Addirittura asfalto rifatto. Dino, grazie. Abbiamo appena intrapreso la strada per raggiungere Castel San Pietro e Elcito, 2 frazioni sempre di San Severino. La strada ovviamente si fa sempre più stretta e si sale, ma per il boxerone è puro divertimento. Doppio tornantone ravvicinato da fare assolutamente in prima, pendenza 16%. Guardate che spettacolo. La temperatura è scesa a 23 gradi e sono rimasti 2 km per l'arrivo a Elcito, che in teoria dovremmo vedere già da qua. Esattamente, perché si trova sulla sommità del Monte San Vicino a 800 metri di altezza. Da un lato Elcito, dall'altro Canfaito. Col fatto di avere sempre un occhio di riguardo per le zone terremotate dove non si può transitare eccetera, ho scambiato questo segnale per un segnale che diceva di non andare, insomma è per le automobili, non è per le persone a piedi. Quindi tornate in me, andiamo a vedere Elcito. La vista da qua è impagabile, ospita pochissime anime, è evidentemente stato un castello in epoca medievale. Elcito, metri 824 sul livello del mare. Provate a immaginare insieme a me che vita può svolgersi all'interno di queste viuzze, micro viuzze. C'è anche un perrito. Una fontana per rinfrescarsi. E l'abitato è tutto qua. Ci spingiamo proprio fino agli estremi del piccolo villaggio. Solo il vento e le cicale ad indicare che siamo in piena estate. Ti posso chiedere quante persone vivono stabilmente? Non ci vive più non nessuno, ci vive più no, nessuno. sono tutte seconde case. O di chi ha un locale per Sì, no, fare in da realtà mangiare. noi che abbiamo il locale non abitiamo qui, abitiamo a 7 km. Però chi ha casa qui magari l'ha ereditata dai nonni, da qualche parente, quindi ci viene volentieri. Ecco, infatti vedevo un po' Sì, questo sì, sì, tipo sono di tutte sistemate, via. anche perché chi ce l'ha ci tiene. Grazie mille. A lei, arrivederci.
Lasciate il Cito, si sale ancora direzione Canfaito, in mezzo a una giungla, possiamo dirlo tranquillamente, lussureggiante. Se venite con un camper o un van fate attenzione all'altezza, oltre ovviamente alla larghezza della carreggiata che in alcuni punti è veramente stretta. Ho rallentato perché voglio godermi questo momento, ma ragazzi, possiamo entrare all'interno, in teoria abbiamo il parcheggio a 900 metri, Mamma mia ragazzi, che è successo? ho visto un filo, era una ragnatela, che roba. È una meta imperdibile in autunno perché immaginate i colori. Dicono che ci siano tronchi di circonferenza anche che arrivano a 6 metri. Scesi dalla moto, siamo soli, c'è una tranquillità, ma soprattutto abbiamo una visione allucinante. E ascoltate il silenzio, a perdita d'occhio. Venite a recuperare Sara perché non vuol risalire in moto. Dai, che non è enorme, sei abituata a ben altro. Idiozie! Ora però dobbiamo ripartire perché l'idea è quella di arrivare a Gradara e se guardate sulla cartina c'è ancora tantissima strada da fare. La mia ambizione era condividere più itinerari possibili, però ragazzi, qua se non ci muoviamo al nord Italia non ci arriviamo mai. Quindi tutti in sella e vamos. Salteremo tantissimi borghi bellissimi lungo il tragitto per Gradara, però non possiamo fare diversamente. Sì, ma li rifaremo, li facciamo in un'altra occasione, speriamo prestissimo. Sentite l'ottimismo a che livelli, pazzeschi.